tutti, io sono Giulia e oggi vedremo come realizzare un explosion box a tema Harry Potter. Un explosion box è una scatola che, tolto il coperchio, si apre su se stessa come se esplodesse, diciamo, e funziona da bigliettino. Seguitemi per vedere passo passo come realizzare questa scatola. La prima cosa che vi occorre sono 3 cartoncini quadrati. Per 2 ho usato dei Fabriano 4 e per uno, che andrà a costituire l'esterno della nostra scatola, ho utilizzato un cartoncino più spesso. I fogli hanno le dimensioni che ho scritto qui sotto. Piegate poi ogni foglio in 9 quadrati uguali. Nel foglio più spesso i quadrati d'angolo vanno piegati anche in diagonale, in modo da consentire la chiusura della nostra scatola. Negli altri 2 fogli, invece, i quadrati d'angolo possono essere eliminati. Una volta messi insieme, questa dovrebbe essere la struttura base della nostra scatola. Andiamo poi a fare lo sfondo dei vari livelli della scatola. Io ho utilizzato dei colori acrilici, ma potete dare sfogo alla vostra fantasia, utilizzando tecniche diverse, incollando della carta colorata per esempio, utilizzando già in partenza dei cartoncini colorati, o come meglio preferite. Nel livello più esterno ho pensato di colorare gli angoli con i colori delle diverse case di Hogwarts, quindi rosso e oro per Grifondoro, blu e bronzo per Corvo Nero, verde e argento per Serpe Verde e nero e giallo per Tasso Rosso. Ho colorato poi i quadrati restanti e il quadrato centrale di ogni livello con il colore nero. Ho infine aggiunto dei particolari, come i mattoni di un muro su questo quadrato. A questo punto, una volta asciugati, ho colorato il retro dei 2 livelli più interni. Il quadrato centrale può essere lasciato bianco perché poi verrà incollato. Ho realizzato poi, sul cartoncino spesso, il coperchio della scatola, delle seguenti dimensioni. Ho tracciato un quadrato centrale 12x12, contornato da una cornice di 4 cm. Ho poi tagliato gli angoli lasciando, come potete vedere, una linguetta per ogni lato, in modo da poterla incollare per formare il coperchio. Premendo leggermente con la forbice per aiutarmi, ho poi piegato i lati e ho incollato le linguette usando della colla vinilica diluita con l'acqua. Ho infine colorato l'interno del coperchio con l'acrilico nero. Per ricoprire lo strato più esterno della scatola ho utilizzato della carta da pacchi, su cui ho incollato con la colla vinilica il cartoncino. Anche il coperchio è stato ricoperto con la carta da pacchi, incollando prima la superficie superiore e poi i lati. Ho voluto fare una piegatura simile a quella che si utilizza, diciamo, per incartare i regali, in modo da dare un effetto pacco. Questo, come potete vedere, è l'aspetto che avrà esternamente la mia scatola. Per quanto riguarda poi la parte più bella e divertente, ovvero la decorazione, ho deciso di seguire un ordine a spirale, dallo strato interno fino al più esterno, e rappresentare alcuni momenti della storia di Harry Potter in ordine cronologico, partendo dalla consegna della lettera per Hogwarts a Harry. I disegni e le scritte che ho realizzato per decorare sono quasi tutti ad acquerello e penna biro, ma anche qui voi potete dar sfogo alla vostra creatività, oppure se preferite stampare tutto da internet come ho fatto io per il testo della lettera per Hogwarts. Per realizzare la busta ho invece preso una busta che avevo a casa, l'ho aperta e ho copiato la sua struttura in scala su un cartoncino bianco.
Per fare il sigillo ho semplicemente messo il dito nell'acrilico rosso e fatto lo stampo. Ho poi incollato tutto sullo sfondo con la colla vinilica mista ad acqua. Il secondo quadrato rappresenta il binario 9 3/4. Ho stampato l'insegna e il biglietto dell'Hogwarts Express che ho inserito in una teschina fatta ripiegando su se stesso un cartoncino rosso. Per il terzo quadrato, che rappresenta l'arrivo al castello, ho utilizzato una vecchia figurina di Harry Potter e una citazione della Rowling. Nel quarto quadrato ho semplicemente disegnato il cappello parlante che urla Grifondoro! Con il quadrato successivo entriamo in Harry Potter e la Camera dei Segreti e ho riprodotto la scritta fatta da Ginny sul muro del castello con l'acrilico rosso. Nel quadrato seguente ho realizzato una strillettera con il cartoncino, in cui ho inserito il testo della strillettera ricevuta da Ron. Per realizzarla ho ritagliato e piegato un cartoncino rosso, come potete vedere. Ho aggiunto poi i denti e la lingua, sempre in cartoncino, che ho incollato con la colla vinilica. Il testo della lettera l'ho trovato semplicemente facendo una breve ricerca in internet. Ho poi scritto Dobby è un elfo libero utilizzando gli acquerelli e ho disegnato dei calzini colorati che ho incollato su un filo che a sua volta ho incollato sul mio sfondo. Passando a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ho stampato, sempre preso da internet, il manifesto da ricercato di Sirius Black. Passando al secondo livello, ho dedicato un quadrato alla mappa del malandrino, realizzando le scritte "Giuro solennemente di non avere buone intenzioni" e "Fatto il misfatto", e stampato una versione ridotta della pagina iniziale della mappa. La mappa è apribile e al suo interno potete o incollare la stampa della parte interna oppure, se volete, lasciare un messaggio per il destinatario della vostra Explosion Box. Per il quadrato successivo ho realizzato con gli acquerelli il cervo Patronus di Harry e la scritta Expecto Patronum. Passando a Harry Potter e i calici di fuoco, ho disegnato il calice e i foglietti di carta con i nomi dei partecipanti al torneo, che ho bruciato leggermente sui bordi con un accendino. Ho poi realizzato l'uovo d'oro. Inizialmente volevo far sì che si aprisse e chiudesse usando un fermacampione, ma ho rinunciato per non rovinare il quadrato sul retro. Per Harry Potter e l'Ordine della Fenice ho stampato i decreti del Ministero della Magia appesi al muro del castello e la lista dei membri dell'esercito di Silente. Ho poi scritto una delle citazioni di Luna e ho realizzato con dei cartoncini colorati i suoi spettroccoli. Per Harry Potter e il Principe Mezzosangue ho realizzato una serie di pozioni, tra cui la Felix Felicis. Nell'ultimo livello ho poi scritto una citazione di Silente e ho disegnato i 7 Horcrux, che ho incollato intorno ad essa. Ho poi riportato il simbolo più famoso di Harry Potter, ovvero i doni della morte, con la citazione più famosa di Harry Potter. Nel quadrato successivo ho disegnato il boccino d'oro con la scritta "Mi apro alla chiusura". Ho infine dedicato l'ultimo quadrato all'epilogo di Harry Potter, 19 anni dopo, con l'ultima frase del libro. Come ultima cosa ho decorato gli angoli con l'animale simbolo di ogni casa e le caratteristiche tipiche della casa.
questo punto non resta che incollare tra loro i 3 strati con la colla vinilica e premere bene. Come ultimo tocco ho aggiunto sul coperchio della scatola l'indirizzo di Harry e il sigillo di Hogwarts realizzato con l'acrilico rosso. Questa è la scatola finita, sono soddisfatta di come è venuta, mi piace anche l'effetto pacco esterno. Se avete suggerimenti, domande, se provate a farla, lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!